Immagina un sentiero scavato nella roccia, sospeso sopra il lago di Garda. Da una parte la montagna verticale, dall'altra il vuoto. E davanti uno dei panorami più assurdi d'Europa. Questo è il leggendario Sentiero del Ponale. Oggi lo percorriamo insieme tra gallerie, curve mozzafiato e una storia incredibile, fino al lago di Ledro. Oggi ci troviamo in uno dei sentieri più panoramici d'Europa. Ci troviamo nel lago di Garda, nella parte nord, quindi Garda Trentino, e siamo sul Sentiero del Ponale, il più famoso nella parte nord del lago, e stiamo partendo da Riva del Garda fino ad arrivare al lago di Ledro. Saranno circa 10 km, è molto famoso anche perché è una ciclovia, quindi sia per pedoni che per bici. Dobbiamo proseguire verso il lago di Ledro, sono 2 ore e 30 di camminata. Qui c'è il sentiero e alla mia sinistra c'è il lago di Garda. È stato costruito su tutto il versante della montagna. Guardate che roba, è davvero impressionante da qui. Dice a destra, pedoni a sinistra. Qualche dato tecnico: la partenza è dalla centrale idroelettrica di Riva del Garda, il sentiero è il D01, è un percorso di media difficoltà perché tra andata e ritorno sono una ventina di chilometri, è segnalato come un sentiero per escursionisti esperti, però il terreno è per lo più su strada bianca, pianeggiante, quindi molto semplice. È stato proprio scavato nella roccia, ogni tot di metri è uno spot dove ammirare il lago. Ogni tanto c'è una panchina dove ci si può sedere un po' all'ombra, perché sì, il primo tratto è completamente esposto al sole, quindi in estate è preferibile farlo al mattino presto e non col sole in testa. Però poi hai queste gallerie dove ti rinfreschi un attimino per poi tornare sotto il sole, quindi è preferibile farlo o in estate, mattina presto, oppure primavera-autunno. Qui c'è la brezza. Siamo passati a un tratto asfaltato e vedo anche un primo ristoro. È un sentiero straturistico, ha i suoi pro e i suoi contro, quindi troverete molta gente, soprattutto se lo farete orari di punta, metà mattino, metà pomeriggio. L'unica sarebbe farlo mattino presto per evitare un po' tutta la calca, quindi il contro è questo: se dovete fare un sentiero immerso nella natura con poche persone, questo non è adatto. Però il Sentiero del Ponale non nasce come un sentiero turistico, ma fu costruito a metà dell'800 come una strada militare e commerciale che collegava Riva del Garda alla Valle di Ledro. Per oltre un secolo è stata una via fondamentale per questa zona del lago, poi all'inizio degli anni 90, quando costruirono la nuova statale, fu completamente abbandonata al traffico e nel 2004 fu riqualificata e costruirono appunto la ciclovia, che diventò una delle più famose di tutta Europa. Un po' di arietta refrigerante, giornata primaverile però calda, sono le 11 quindi la vista è incredibile. Al momento non sta variando più di tanto. A quanto pare ci sono 2 possibilità per arrivare al lago di Ledro. Noi stiamo percorrendo la vecchia strada, di là vedo che c'è un sentiero e ci sono altri camminatori che stanno andando sempre in quella direzione. Siamo arrivati a questo punto dove c'è divieto pedonale, divieto di bici in questa direzione, che è davanti a una galleria praticamente. Non so il motivo, però il continuo del cammino è qui a sinistra. Cartellonistica molto chiara e segnaletica presente per il momento. Ora stiamo scendendo, speriamo di variare un attimo il sentiero perché l'asfalto mi stava un po' stancando onestamente, e adesso vedremo un pochino. Ora c'è una piccola deviazione sulla strada statale normale. Siamo tornati al sentiero, ora siamo in direzione lago, il sentiero è all'ombra, immerso nella natura, quindi va bene. Si vede proprio che stiamo andando verso una vallata. Il paesaggio attorno a me è pieno di montagne e anche case un po' caratteristiche che ti fanno capire che stai andando verso una zona montana. Mi sto preparando al mio primo cammino e lo sto facendo allenandomi, sì, camminando, ma soprattutto con un sovraccarico molto simile a quello che avrò nei giorni del cammino. Quindi alle mie spalle ho più di 9 kg ed è fondamentale allenarsi anche con un sovraccarico molto simile per rendere proprio realistico l'allenamento, la tappa che si andrà ad affrontare. Come durata del trekking giornaliero sarà di 20 km, quindi molto simile a una tappa.
stiamo attraversando un paesino. Guardate che casa. Manca circa mezz'ora all'arrivo al lago di Ledro, è più di mezzogiorno e mezzo, la fame si fa sentire, il caldo un po', stiamo per arrivare e poi ci rifocilleremo per bene. Abbiamo notato che nella segnaletica non viene mai scritto il tempo stimato di arrivo. Secondo me è un po' una mancanza, perché devi sempre fare affidamento a Google Maps e quindi non ti rendi conto di quanto possa mancare all'arrivo alla destinazione. Insomma, in altri sentieri c'è sempre un tempo stimato, anche se non è veritiero al 100%, però almeno ti dà un'idea di quello che è. Il primo vero tratto in salita della giornata ce l'abbiamo nell'ultima mezz'ora del sentiero. Altro paesino, siamo a Molina di Ledro, l'ultimo prima di arrivare. La fame si fa sentire veramente molto, molto. Non vedo l'ora di sedermi e mangiarmi un bel po' di panini. Non so se si vede, però dopo 3 ore e un quarto e 15 minuti di pausetta li abbiamo fatti, 3 orette di camminata, finalmente siamo arrivati al lago di Ledro e siamo arrivati a destinazione finalmente. Si mangia! Le iconiche palafitte sono patrimonio UNESCO, i primi siti palafitticoli degli antichi contadini che furono tra i primi in Europa a sviluppare questo stile di sostentamento. E c'è la possibilità di tornare a Riva del Garda con il pullman, ma oggi non è il nostro turno. Abbiamo mangiato, adesso è arrivato il momento di riprendere a camminare, faremo lo stesso sentiero dell'andata, ci vediamo alla macchina per il resoconto finale del sentiero del Ponale, Pancherina. Ci sono anche delle fontane dove si può riempire la borraccia, rinfrescarsi, quindi è importante perché ci sono anche uno o più punti di appoggio dove si può avere diretto accesso a acqua. Per il ritorno stiamo utilizzando i bastoncini da trekking, come potete vedere, e c'è un motivo ben valido perché ci stanno velocizzando molto di più il rientro, ma non è solo questo, anzi se volete saperne di più su questi, se sono davvero utili nelle vostre escursioni, scrivetemi qui sotto nei commenti, magari farò un video dedicato proprio su di loro, come usarli, come non usarli e perché usarli. Dov'è che siamo arrivati? A Riva di Santiago. No. A Riva del Garda. Siamo di nuovo alla centrale idroelettrica, siamo a Riva e il nostro giro l'abbiamo terminato. Siamo tornati alla macchina e parcheggiate in uno dei pochi parcheggi gratuiti qui a Riva del Garda. Devo dire che il sentiero del Ponale è stato veramente molto interessante, soprattutto in 2 fasi. La prima, tutto il tracciato che costeggia praticamente il lago sulla sinistra, davvero molto spettacolare, e la terza, quella che ti porta dalla Valle di Ledro fino al lago di Ledro. In totale abbiamo fatto 20 km esatti quasi, quindi 10 in andata, 10 ritorno. Volendo si può fare anche tutto il giro del lago, lo si allunga di 10 km, quindi una trentina di chilometri, e per chi è un po' più pigro oppure non ha voglia, dal lago di Ledro si può prendere un autobus che ti porta direttamente a Riva del Garda, quindi in totale fare una passeggiata di 10 km, che non è male. Abbiamo fatto un dislivello medio, buono, devo dire che è stato molto interessante. Se volete vedere altre avventure sempre qui sul tubo, iscrivetevi al canale. Vi porterò sicuramente altri trekking, altri video, ma soprattutto altre avventure e qualcosa anche in più. Ci vediamo presto. Ciao da Jack, alla prossima.